Ciao, Arcos 80G9 è il tablet di cui vedremo oggi pregi e difetti in una velocissima video review. È un tablet 8 pollici tra i più economici disponibili in questo momento sul mercato. Pesa 645 grammi ed ha uno spessore di 11,7 mm. Ha un processore dual core a 1 GHz, un OMAP 4, ha 512 MB di memoria RAM, un disco da 8 o 250 GB ed è l'unico tablet Android attualmente in commercio che offre la possibilità di diventare 3G successivamente. Si può infatti acquistare separatamente questa chiavettina stick che poi va a infilarsi qua dietro, in questa parte, in modo da trasformarlo in tutto e per tutto in un tablet 3G. È completo di uscita video mini HDMI e di uscita per l'espansione per il collegamento di hard disk esterni o mouse, tastiere o quant'altro attraverso la porta micro USB. Ha una sola e unica webcam frontale posizionata qua sul lato destro ed una comodissima staffa sul retro in plastica che permette di tenerlo in questa posizione. Ovviamente per costare solo 249 euro ed avere tutte queste caratteristiche si deve per forza rinunciare a qualcosa e in questo caso le pecche sono tutte nella qualità costruttiva e nella scelta dei materiali utilizzati. Ma per sapere quanto tutto questo va a incidere sul giudizio finale di Arcos 80G9, continuate a guardare il video perché iniziamo proprio con i pregi e i difetti. Come primo aspetto positivo inserisco le prestazioni, perché il processore OMAP dual core a 1 GHz permette al tablet di riprodurre praticamente qualsiasi tipo di filmato vi possa capitare. Questo è un 720p. Questo è il trailer di un filmato 1080p. E questo è un filmato YouTube ripreso proprio nel nostro canale. Allo stesso modo si riescono a utilizzare giochi 3D anche avanzati. Questo è un esempio. Questo è un altro esempio, il classico Shot of Gun. E questo è un esempio di navigazione web multischeda. Chiaramente avendo 512 MB di RAM, una volta aperte più applicazioni, si ha qualche ritardo, si ha un leggero lag nell'interfaccia grafica, ma a linea di massima l'esperienza utente resta più che buona. Come secondo pregio inserisco lo schermo, ma non è una questione di qualità perché non abbiamo un pannello IPS, come potete vedere da queste immagini, ecco, guardate gli angoli di visuale che non sono proprio il massimo, mentre la luminosità è buona, ma apprezzo il suo rapporto di 4 terzi. Qui abbiamo una risoluzione di 1024x768 pixel che rende perfetto tenere il tablet in questo modo. Quindi visualizzare contenuti come PDF, libri o che altro, anche siti web, sia in questa modalità così orizzontale che in modalità verticale. Questo formato fa veramente la differenza quando si devono leggere libri o sfogliare tutte quelle applicazioni dove più spazio c'è sullo schermo e meglio è. E comunque per leggere non c'è cosa migliore che sfruttare la staffa qua sul retro, tenere il tablet in questo modo, sedersi di fronte alla scrivania, al tavolo o quel che è e iniziare a leggere. E questo mi permette di introdurre il terzo pregio, che in realtà è un insieme di aspetti positivi che ho riscontrato su questo Arcos 80G9, vale a dire la cura nei piccoli dettagli che Arcos ha inserito in questo modello. Ad esempio abbiamo una porta mini HDMI e non micro HDMI, il che ci permette di acquistare cavi più economici che possono essere anche trovati più facilmente nei negozi. Poi abbiamo questi 4 piedini in gomma sul fondo che vi permettono di appoggiare il tablet senza rischiare di rovinare il telaio. Ancora sul fondo abbiamo questo vano che non vi permette solo di inserire la 3G stick, ma vi dona una porta USB a grandezza standard aggiuntiva che può essere usata per inserire pennette USB, dischi esterni, mouse, tastiere e quant'altro. Un veloce più anche alla serie di applicazioni preinstallate che una volta tanto vanno oltre quel che significa inserire qualche gioco o qualche sfondo aggiuntivo. Qui abbiamo un file manager finalmente ben integrato all'interno dell'interfaccia di Android. Abbiamo programmi ben fatti e carini da vedere per la visualizzazione di foto, di video, per l'ascolto di musica, per la gestione dei processi in background e delle applicazioni aperte e per la riparazione e la gestione di tutti i dati inseriti nel tablet. Molto buona anche l'autonomia, io ho superato anzi le 7 ore continuative utilizzando il Wi-Fi, in navigazione web Wi-Fi con GPS e Bluetooth disattivati, d'accordo, ma comunque con una navigazione web frenetica che è passata da blog, siti e visualizzazioni
YouTube. Arcos dichiara 7 ore di riproduzione video e credo proprio che ci andiamo vicini. Ed eccoci alla parte del video molto meno entusiasmante, ovvero agli aspetti negativi. Tenete d'occhio il robottino verde e le icone che gli stanno attorno e guardate cosa succede se faccio un po' di pressione qua sul retro. Questa cosa si ripete in quasi tutta questa zona dello schermo ed è uno dei difetti più noti, più riconosciuti di questo Arcos 80 G9. Sembra siano in commercio dei modelli dove questo problema è molto più accentuato rispetto a quello che vedete adesso sullo schermo, che è nel mio modello dove sto facendo un po' di pressione esattamente in questa zona. Ma comunque è scontato che tutti i modelli in commercio hanno questo difetto. Chiaramente non è una situazione che fa bene al nome dell'azienda, che però devo dire si è subito dimostrata disponibile a sostituire i prodotti a chi ne ha fatto richiesta. Posso però garantirvi che dopo qualche ora di utilizzo si capisce quale posizione non bisogna assumere per tenere il tablet e si finisce per godersi al massimo il dispositivo senza fare molto più caso all'effetto. E poi se volete un po' mascherarlo vi basta inserire uno sfondo multicolore tendente all'oscuro. E come ultimo difetto, visto che siamo nell'era degli ultrabook, dei dispositivi in alluminio, ultra sottili, ultra leggeri, molto ben rifiniti, dove il design è diventato importante quasi quanto la scheda tecnica, avere tra le mani un modello dove tutto il telaio è fabbricato in plastica, dove tra la parte esterna e lo schermo ci sono 3 scalini dovuti a 3 diverse cornici, dove un po' di cornice grigia chiara sembra essere andata finita un po' per caso sulla parte più scura, dove la porta posteriore USB, quella grandezza standard, si muove in questo modo quando ci inserite qualcosa che è una porta USB. Capite che chiaramente il mio entusiasmo non può proprio essere alle stelle. Resta però il fatto che, escluse le offerte natalizie, questo Arcos 80 G9 è il tablet dual core economico migliore che potete acquistare in questo momento in Italia, perché vi assicura una completa esperienza Android 3.2 Honeycomb, perché fa tutto quello che gli chiedete, dai giochi ai video alla navigazione web, e che vi permetterà da gennaio 2012, come ufficializzato da Arcos proprio in queste ultimissime ore, di sfruttare il nuovo Android 4 Ice Cream Sandwich. Se siete tra gli appassionati che cambiano prodotti mensilmente, che vanno sempre a cercare l'ultima novità, non vi consiglio di acquistare questo Arcos 80 G9, ma se non fate parte di questa nicchia e volete magari fare un regalo di Natale ad una persona che anche non è particolarmente esperta o volete approcciarvi per la prima volta ad Android senza spendere una fortuna, questo Arcos 80 G9 può far per voi.